Bentornati. Oggi volevo discutere e riflettere un po' insieme a voi su alcune parole che qualche giorno fa ha detto il ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani, il quale è intervenuto al TG2 Post e ha detto le seguenti parole: il problema è capire se continuiamo a fare 3-4 volte le guerre puniche nel corso di 12 anni di scuola o se casomai le facciamo una volta sola, ma cominciamo a impartire un tipo di formazione un po' più avanzata, più moderna, a cominciare dalle lingue e dal digitale. Serve formare i giovani per le professioni del futuro, quella di digital manager per la salute, per l'energia per esempio. Cosa hanno studiato a scuola i miei figli? Le guerre puniche, come me che ho 56 anni ma che appartengo alla generazione della carta e penna. In queste parole bisogna distinguere due cose. Il ministro è un fisico, un accademico, politico italiano, è professore ordinario di fisica e quindi un docente all'Università di Bari, ed è interessante perché queste parole sono dette appunto da un fisico. Innanzitutto non è vero che le guerre puniche si facciano 3 o 4 volte addirittura, perché nel corso di 12 anni di istruzione al massimo si faranno 2 volte, una volta alla scuola primaria, alla scuola elementare, e una volta alla scuola secondaria di secondo grado. Difficilmente si faranno alle medie. Sembra quasi che i programmi scolastici si ripetano all'infinito e siano sempre le stesse identiche cose. Dall'altro lato però ha ragione, e qua mi trovo d'accordo, sul fatto che si debba fare una riforma davvero radicale e completa della scuola, partendo soprattutto dalla formazione degli insegnanti, dai programmi, dai metodi, tutto quello che volete. Bisogna potenziare sicuramente l'uso delle lingue, della tecnologia, ma non bisogna fare l'errore, perché si fa molto spesso, di pensare che la tecnologia sia tutto, cioè che sia non il mezzo ma il fine, perché il problema che sta emergendo proprio in questo periodo è che la tecnologia sembra diventare il fine ultimo della scuola, ma non è affatto detto che una scuola ipertecnologica sia anche una scuola efficace, cioè una scuola che realmente istruisca ed educhi gli studenti, perché poi tutto dipende anche dagli insegnanti, cioè ci deve essere un connubio, un incontro di tanti fattori che tutti insieme poi portano gli alunni alla formazione, all'istruzione e anche alla loro educazione e formazione per la vita futura. Ma non c'è un unico elemento che sia più importante dell'altro. Ma se tutto fosse basato solo sulla tecnologia, allora basterebbe togliere gli insegnanti, mettere un robot e sarebbe tutto finito lì. Non ci sarebbe più bisogno di quel contatto umano, di quella relazione, di quell'incontro tra lo studente e l'insegnante, che è lì non per facilitare, perché non siamo facilitatori ma siamo insegnanti. Dobbiamo educere, dobbiamo tirare fuori delle competenze, delle potenzialità, dobbiamo farli crescere e soprattutto dobbiamo anche tornare a fare il nostro lavoro, che è quello di insegnare, di trasmettere anche dei contenuti, perché nessuno studente può fare se prima non sa, perché per tirare fuori delle abilità bisogna prima sapere. Quindi la conoscenza è la base, non per nulla le competenze sono proprio la somma di conoscenze e di abilità, ma se non sappiamo nulla che cosa siamo capaci di fare? Proprio niente. Sul fatto che la scuola debba essere riformata sono d'accordo, bisognerebbe ripensare anche la formazione degli insegnanti, il sistema di reclutamento che al momento è una lotteria, un terno al lotto, perché i concorsoni che ci sono adesso non valutano assolutamente il merito di un docente, non si tiene conto della sua predisposizione all'insegnamento, se sia adatto o inadatto a questo tipo di professione, se sia empatico, se sappia relazionarsi anche con gli studenti, perché l'empatia non si può imparare, uno o ce l'ha o non ce l'ha, e se l'empatia non si ha non si possono fare dei corsi per impararla, semplicemente dovrebbe cambiare lavoro, o questo non è il lavoro adatto, perché poi bisogna dirle tutte le cose, oltre a tutti i problemi che ci sono anche da parte degli studenti e delle famiglie, per carità, però bisogna sempre partire dall'interno, iniziare a cambiare proprio a partire dalle fondamenta della scuola. E ricordiamoci che la scuola non la fanno i muri, non la fanno le LIM, le tecnologie, i tablet o i computer, ma
ma le persone che ci vivono e che ci lavorano dentro tutti i giorni, e lo abbiamo visto con la didattica a distanza. È forse vera scuola? È vero che ha funzionato e che ha sfornato degli studenti capaci, pronti, adeguati e soprattutto anche formati dal punto di vista personale? Direi proprio di no. Abbiamo visto anche i risultati delle invalsi disastrosi, per non parlare di tutti i problemi poi legati alla psicologia, all'emotività di questi ragazzi che non riescono poi più a stare insieme, a relazionarsi tra di loro. Altro che successo, è stato un enorme fallimento. Quando la scuola viene chiusa, anche se noi facciamo lezioni a distanza, in realtà non serve assolutamente a niente, perché la scuola è in primis relazione, è un contatto diretto, è un io che entra in contatto con il tu, quindi c'è una relazione dove le due persone si devono mettere in gioco, altrimenti diventa sempre un nascondersi dietro un medium, dietro uno schermo, e quindi le relazioni non ci sono più, si inaridiscono, già sono superficiali. Pensiamo ai danni che possono poi causare se appunto dilatiamo ancora di più questi contatti nel corso del tempo. Poi sono il primo a fare autocritica. Qui il ministro ha ragione quando dice che i programmi, che le metodologie, che tante cose debbano essere cambiate, però attenzione, perché non significa eliminare ciò che non ci fa comodo o ciò che apparentemente non serve, perché non è così. Cioè, il tema scritto nella prima prova di italiano all'esame è difficile, benissimo, allora va tolto. Il voto mi causa un trauma, mi terrorizza, e allora bisogna toglierlo. L'interrogazione, mi sento sotto accusa, sotto osservazione, allora via, bisogna toglierlo. Quindi in questo modo piano piano smantelliamo definitivamente la scuola e la sua funzione portante, che è in primis quella di istruire oltre che di formare anche la persona, e quindi appunto possiamo seguire tutti da casa le lezioni online, mettiamo un robot che le registra oppure le registriamo una volta per sempre ed è finita lì. Non credo proprio che sia questa la strada, cioè la metodologia anche innovativa, il momento di condivisione, il lavoro di gruppo, le tecnologie sono tutte cose importanti, ma attenzione a non estremizzare, non bisogna passare da un polo all'altro, perché altrimenti non è scuola. E poi in un altro intervento parleremo anche delle parole del ministro Bianchi, che anche lì bisognerebbe mettersi le mani nei capelli. Volevo arrivare al punto focale di questo suo discorso. Quindi da un lato sfonda una porta aperta, che sia necessario cambiare molte cose, sì, ma ho il timore che cambieranno in peggio e non in meglio. Dall'altro lato però sorge una domanda spontanea: allora, ma perché bisogna studiare la storia? Che cosa serve la storia? E vorrei partire da una frase di Cicerone, tratta dal De Oratore, che non bisogna fraintendere perché molti spesso ne alterano il significato. È una locuzione latina che noi troviamo appunto in questo testo, ambientato nella villa di Crasso a Tuscolo, e anche lì, sempre attraverso il dialogo, Cicerone espone quelle che sono le varie parti, i vari aspetti, i vari momenti dell'arte oratoria e della retorica, naturalmente, e a un certo punto dice: Historia, vero testis temporum, lux veritatis, vita memorie, magistra vitae, nuntia vetustatis. Cosa sta dicendo? Vero, cioè veramente, in verità, storia, testis temporum, la storia è testimone dei tempi, lux veritatis, luce della verità, vita memorie, vita della memoria, magistra vitae, maestra di vita, nuntia vetustatis, annunziatrice, quindi messaggera dell'antichità. Una frase bellissima, straordinaria. In questo passo, parlando della storia, evidenzia tutta la sua utilità e la sua importanza. Non è maestra di vita nel senso che io posso imparare dal passato e quindi così in maniera quasi puerile avere la presunzione di poter prevedere il futuro, perché è ovvio, le epoche cambiano, le società sono molto diverse. È chiaro che se la storia mi potesse insegnare qualsiasi cosa, allora sarei un mago e un indovino, potrei prevedere tutto. Naturalmente non è questo, questa è un'interpretazione superficiale. Qui lui sta dicendo
che la storia ha un ruolo fondamentale, perché comunque per poter capire il presente, per poterlo meglio approfondire, devo ricercare le radici di ciò che sono adesso nel passato, perché è chiaro che noi siamo il frutto, siamo il prodotto di qualcuno che è venuto prima di noi. Se noi oggi abbiamo dei diritti, lo dobbiamo a quelli che sono vissuti prima di noi. Noi magari non abbiamo più nulla in comune con quelle persone, perché non abbiamo più niente in comune, per esempio, con la schiavitù dei Romani o dei Greci, non abbiamo più un sistema monarchico come quello che potevano avere nel Medioevo, non c'è più il sistema feudale, per esempio, però questo non significa che noi non possiamo imparare qualcosa, ecco, in questo senso sì, ma sono interessanti i termini che lui utilizza, è luce della verità. La storia mi permette di far luce anche su aspetti poco chiari del presente, devo ricercare in essa le radici del mio presente. Questo lo dice anche Primo Levi: un popolo che non ha memoria, ricordiamolo, questo lo dico anche al ministro, è destinato a rivivere e a ripetere il proprio passato, perché se non abbiamo memoria di ciò che è stato, noi possiamo anche rischiare di ripeterlo. Sono d'accordissimo sul fatto che vadano rivisti anche i programmi, che per esempio non si debba ogni volta ripartire dall'età della pietra, su questo siamo d'accordo. Sarei molto favorevole a partire da molto più avanti, proprio per arrivare finalmente anche a trattare della guerra del Vietnam, del crollo per esempio del muro di Berlino, tutti argomenti che spesso non si fanno mai, si arriva appena alla seconda guerra mondiale. Però qui Marco Tullio Cicerone, e gli antichi in questo non sbagliano mai, ci ricordano alcune funzioni che noi stiamo perdendo di vista. Siccome alcune cose non ci piacciono, sono difficili o ci appaiono pesanti, noiose o forse magari poco attinenti con la realtà o poco vicine a noi, perché magari pensiamo che cosa abbiamo a che fare noi con i greci per esempio, eppure dovrebbe sapere anche il ministro che la base della democrazia, il concetto stesso di appartenenza e di cittadinanza, quindi di essere parte di un gruppo, viene proprio da lì. Lo stesso termine democrazia è proprio da lì, il potere del popolo. Naturalmente una democrazia molto diversa. La storia serve per comprendere il presente, per capire chi siamo, da dove veniamo. Se è noiosa, forse magari abbiamo qualcuno che non riesce a trasmettercela, oppure siamo noi che non ci approcciamo alla materia nel giusto modo, oppure abbiamo un pregiudizio, o magari semplicemente non siamo portati per la materia, perché esiste anche una predisposizione naturale per una disciplina piuttosto che per un'altra. Ma non è la disciplina in sé che deve essere demolita e abbattuta, anzi forse la storia è una delle materie che più appassiona, perlomeno i miei studenti in generale. Quando vedo gli studenti si appassionano tantissimo perché sono curiosi, a differenza di quello che noi pensiamo, non sono abituati solo a guardare il tablet e il cellulare, ma sono curiosi e fanno domande, e noi dobbiamo essere in grado di dare risposta a queste domande, di soddisfare la loro sete di curiosità, perché tutti gli uomini, caro ministro, desiderano sapere. Noi dobbiamo recuperare quella humanitas. Come dice anche Robin Williams nel film L'attimo fuggente, scienza e tecnica sono fondamentali per il nostro sviluppo, per il nostro benessere. Nessuno lo sta mettendo in dubbio, ma non dobbiamo dimenticare che siamo esseri umani, non dobbiamo perdere la nostra humanitas, perché lo stiamo vedendo, gli effetti sono sotto gli occhi di tutti. Ci sono persone che non sanno più passare dallo stato pulsionale allo stato emotivo e poi si ammazzano anche per una fesseria. La storia, la filosofia, la letteratura latina, queste servono per ricordarci chi siamo stati e chi siamo ora, quindi per andare a sviluppare e formare anche la componente umana, perché se non abbiamo la formazione e la nostra componente anche emotiva, non siamo solo delle macchine nella società, ma diventiamo anche dei pericoli, delle mine vaganti, delle bombe ad orologeria pronte ad esplodere, caro ministro, perché ad un certo punto, anche di fronte a, per esempio, a un rifiuto da parte di una ragazza, anziché andarsene, quel ragazzo che cosa può fare? Può, per esempio, cospargerla di benzina e darle fuoco. Sentiamo tutti i giorni
queste storie ormai sono all'ordine del giorno e poi ci stupiamo. Certo, da una parte c'è anche l'educazione, non possiamo adesso generalizzare, fare di tutta l'erba un fascio, però penso che ci sia veramente tanto su cui riflettere e senz'altro la storia, grazie anche al professor Barbero che in questo periodo la stiamo tutti riscoprendo e gustando, ci stiamo riavvicinando, tantissime persone si sono riappassionate alla storia, avvocati, medici, signori che adesso sono in pensione, pensionati, che magari non hanno avuto anche la possibilità di studiare e però adesso si sono riappassionati, si sono riavvicinati. Quanti studenti sento dire che con altri insegnanti che avevano prima, anche di persone ormai adulte, non si sono mai appassionati alla storia perché l'insegnante non sapeva evidentemente come trasmetterla. E quindi parliamo anche del sistema di reclutamento dei docenti e non solo dei concorsi lotteria che fanno entrare tutti e poi si vedono i risultati. Quindi la tecnologia sì, i metodi innovativi benissimo, sono d'accordo che sia necessario svecchiare, modernizzare, cambiare, va bene, ma ho il timore che si stia andando in una direzione sbagliata, che si punti cioè tutto sulla scienza e sulla tecnica, dimenticando la nostra componente umana, perché i ragazzi, anche i bambini, hanno bisogno anche della parte affettiva, perché se ci limitiamo solo ad insegnare a come usare il computer, il tablet e semplicemente a fare i calcoli e poi quando saranno grandi a trattare tutti gli aspetti scientifici e medici, che cosa rimane poi del rapporto umano quando devono poi entrare in contatto? Tanti non si guardano neanche più in faccia. Non deve essere questo l'unico fine, perché il fine è quello dell'istruzione e della formazione. Dobbiamo puntare intanto a recuperare anche una maggiore cultura, perché la cultura non c'è più, stiamo svuotando le menti, non le stiamo riempendo con la scusa che l'insegnamento non deve più essere un imbuto, no? Che la testa non è un vaso vuoto da riempire, ma una fiamma da accendere, come si sente sempre dire, sì, una frase retorica molto bella, ma poi stringi i risultati si vedono, non c'è più cultura, non sanno più nulla e un motivo ci sarà, evidentemente il fallimento di certa retorica e di certi metodi che evidentemente non funzionano. Quindi anziché continuare a fare progettini inutili, torniamo a spiegare, per esempio, torniamo a fare il nostro dovere. La scuola deve istruire, deve formare le persone, i futuri cittadini, io lo ripeterò sempre, anche utilizzando gli strumenti tecnologici, senz'altro, nessuno sta dicendo il contrario, ma potenziate per esempio anche la rete internet che non funziona mai e che abbiamo una rete che ormai fa schifo perché appartiene al passato, viaggia a una velocità che fa veramente sorridere e fa ridere chiunque. Ormai le nostre connessioni domestiche sono più veloci di quelle che ci sono a scuola, tranne qualche rara eccezione, perché c'è qualche scuola all'avanguardia, le altre sono ancora messe così. Quindi prima di pensare a nuovi cambiamenti, partiamo dalla struttura scolastica, andiamo a mettere i fondi soprattutto per la ristrutturazione, per il potenziamento degli strumenti che spesso si devono comprare gli insegnanti oppure ce ne sono pochi a disposizione, e poi puntiamo su docenti di qualità, ma soprattutto che sappiano interagire con gli studenti, non solo che sappiano quanti segni di interpunzione ci sia per esempio in una poesia o quanti siano stati i papi durante il periodo di Avignone, perché non basta sapere le cose, bisogna poi saperle trasmettere e insegnare. Per recuperare la frase di Cicerone, la storia è testimone dei tempi, la storia è la base, perché noi veniamo da lì, caro ministro, è nunzia vetustatis, annunciatrice dell'antichità, cioè ci testimonia quello che è stato, quello che noi come specie umana siamo stati, e dal passato comunque possiamo imparare qualcosa, per esempio a non rifare gli stessi errori che hanno già fatto gli altri. Ecco, almeno questo, se non possiamo naturalmente prevedere il futuro, però sicuramente possiamo non ripetere per esempio l'orrore e lo scempio, l'abominio dell'olocausto, per esempio, perché se i ragazzi non sanno che cosa sia e se continuiamo su questa strada dove non riusciamo
riusciamo a superare lo stato pulsionale, sicuramente torneremo ad avere una società, come dice Thomas Hobbes, dove homo homini lupus, dove l'uomo è lupo per l'uomo. Ma pensiamo anche ad esempio alla formazione degli stati nazionali. Perché oggi abbiamo l'Unione Europea? Perché ci sono questi stati e non altri? Ed ecco che lì si può andare alla ricerca, si può capire come si sono formati e perché noi oggi abbiamo determinati diritti, la pensione, abbiamo il diritto di sciopero, abbiamo le ferie, permessi retribuiti. Andiamo a vedere tutte le lotte e le battaglie sindacali e della classe operaia che hanno combattuto strenuamente per la difesa dei diritti contro i padroni. Andiamo quindi a scavare e a capire, perché i ragazzi in realtà queste cose se le chiedono e si interrogano, ed è anche una cosa sorprendente, anche triste se vogliamo, sentire che le persone che ci governano pensino questo di certe materie, che le sviliscano e che vogliano quasi in un certo senso sminuirle, quasi fosse più importante la scienza, per esempio, della storia. Si occupano di due ambiti diversi, ma entrambi sono necessari per lo sviluppo dell'essere umano, perché un uomo che ha tutto ma non ha la sua componente emotiva, non è umano, non sa relazionarsi con gli altri, che tipo di uomo potrà mai essere? E naturalmente neanche un uomo totalmente umano ma privo della scienza. Cioè sono due cose indispensabili entrambe. È come dire, è più importante bere o mangiare? Entrambe le cose sono importanti. Lavorare o svagarsi? Entrambe le cose sono necessarie per il nostro sostentamento. Quindi io direi di non fare l'errore, perché poi passa questo messaggio, di credere che alcune materie siano più importante di altre, perché anche questo è un ragionamento sbagliato, perché poi si va appunto a fare una sorta di classifica: mi impegno di più nelle materie importanti e le altre le lascio perdere. È sbagliatissimo, perché ogni disciplina cerca di far emergere competenze, abilità e soprattutto conoscenze diverse nell'animo di ciascuno di noi, e la storia per esempio è importante. La letteratura latina sarebbe da introdurre in tutte le scuole, anche alla scuola media, caro ministro, perché ci fa riflettere. La filosofia volevano abolirla qualche anno fa, so che si parlava anche di questo, anzi andrebbe potenziata. Bisogna sviluppare il pensiero critico, non mettere solo davanti lo schermo, dobbiamo farli tornare a pensare, bisogna usare la testa, non portarla solo in giro, perché vediamo gli effetti di chi non usa la ragione deve essere accesa. Noi siamo insegnanti, dobbiamo accendere le menti, dobbiamo farli ragionare, sviluppare il pensiero critico. Noi non dobbiamo insegnare cosa pensare, ma come pensare, come devono azionare questo strumento che loro hanno. La cosa che veramente avvilisce, insomma intristisce più di tutte, è quella di pensare che se una materia, una disciplina o qualsiasi cosa nella vita, anche una persona, se non mi serve perché non ne vedo l'utilità immediata, allora la butto, la elimino. La storia non serve? E allora la butto via, la tiriamo via. La filosofia non serve? Via, mettiamo solo le altre materie e basta. Ripeto, una riforma serve, è necessaria, ma temo che non si andrà nella direzione giusta, purtroppo, perché c'è questa mentalità diffusa: devo fare solo ciò che mi serve, come se determinate discipline non fossero altrettanto importanti, come se imparare a riflettere e a ragionare non fosse importante. Sentirlo dire da persone che ci governano è ulteriormente preoccupante. Davvero bisogna rifletterci ancora, torneremo ancora, perché inizieremo proprio una rubrica dove andremo a pensare e a riflettere senza offendere nessuno, ma semplicemente accendendo un dibattito. Continueremo a far azionare i bulloni nella testa, non diremo mai che cosa pensare, ma sicuramente continueremo ad insegnare a non spegnere il cervello, ma a tenerlo costantemente e continuamente aggiornato, perché l'unica applicazione, per usare i termini tecnologici, dovrà sempre essere aggiornata. Alla prossima!